Non ha ricevuto nessuna sentenza di condanna, nessuna, lo conferma? No, non lo confermo. Io ho accettato, sono stato condannato per concorso esterno in associazione mafiosa. Quale attività professionale ha svolto, signor Pennino? Sì, medico specialista. Medico specialista. In quale città? Palermo. Che ruolo ha rivestito in seno a Cosa Nostra o comunque ha gravitato in ambienti vicini a Cosa Nostra? Io non ho nessun ruolo rivestito in Cosa Nostra, tant'è che sono stato per mia libera scelta, perché io stesso mi sono autoaccusato dei delitti commessi, atteso che di delitto si poteva trattare in quanto facevo parte dell'associazione, ma come non organico, bensì come un uomo d'onore riservato. Sì. Lei ha fatto parte di logge massoniche? E sì. Se ha fatto parte, allora quali? Ho fatto parte di una loggia che faceva parte dell'obbedienza di Palazzo Giustiniani, e prima ancora aderivo all'obbedienza, all'ordine di cui era il grande sovrano il principe Giovanni di Montereale, alleata di Montereale. Lei sa dove aveva sede questa massoneria? In Roma. In Roma. E dove in Roma? In che via? Ha avuto parecchie sedi, però quella che rammento io era Via del Gesù, non Piazza del Gesù, Via del Gesù. Via del Gesù. Quale ruolo rivestiva in questa loggia il principe Aliata? Era il grande sovrano dell'ordine. Grande sovrano dell'ordine. Quest'ordine si rifaceva, tra l'altro, alla loggia del mondo di Washington, e l'era di rito scozzese antico e accettato. Sì. Lei sa se il principe Gianfranco Aliata abbia fatto parte di Cosa Nostra? Sì. E a quale famiglia? Alla famiglia di Brancaccio. Quindi famiglia di Brancaccio. Lei sa se Aliata sia stato responsabile della strage di Portella delle Ginestre? Sì, è stato uno dei mandanti, per conto del partito monarchico e della massoneria. Chi altri faceva parte della massoneria di Via del Gesù e chi è che frequentava questa sede? Ma alcuni personaggi, di cui il più noto è Michele Sindona, poi anche alcuni aderenti, poi anche Giuseppe Calò, Pippo Calò, e un suo, socio, un certo Faldetta. Sì. C'è stato qualcuno che gliel'ha detto? Per quel che mi è dato a rammentare, i due defunti, Stefano Bontate, il cugino, e il cognato Giacomo Vitale, anch'essi erano massoni. Senta, a quale massoneria appartenevano Bontate e Giacomo Vitale? Bontate non saprei dire con esattezza. Giacomo Vitale ne so parlare perché prima apparteneva alla massoneria di Piazza del Gesù e successivamente aderì alla Camea, che era una loggia di origine ligure, però che aveva alcune sedi, alcune logge in Sicilia e anche a Palermo soprattutto. Lei sa chi presentò Michele Sindona a Stefano Bontate? Come? Lei sa chi presentò Michele Sindona a Stefano Bontate? Gianfranco Aliata. Gianfranco Aliata. Lei sa se siano state convogliate nelle holding di Sindona denari provento dell'attività illecita di Cosa Nostra? Sì, per quanto mi è stato riferito sempre dalle stesse persone, soprattutto da Giacomino Vitale, e i proventi illeciti delle famiglie di Santa Maria del Gesù e di Uditore Passo del Rigano, che facevano capo rispettivamente a Stefano Bontate e ad Inserillo, e ancora prima a un certo Di Maio, che era zio di Inserillo. Lei sa se il denaro fatto confluire da Cosa Nostra
nelle holding di Sindona sia stato poi fatto confluire nel Banco Ambrosiano di Roberto Calvi? Sì, mi risulta. Ecco, come le risulta, da chi e quando ha appreso queste notizie? Beh, le ho prese, diciamo, negli anni '80, seconda metà degli anni '80. Mi risulta da più di una fonte. Per quel che mi è dato rammentare, una delle fonti è stato un certo, noi lo chiamiamo Pinuzzo, che è il diminutivo di Giuseppe Marsala, e l'altra fonte è proprio Giacomo Vitale, il quale fu carcerato, detenuto, e proprio in quegli anni mi venne a trovare al mio laboratorio di analisi cliniche, che doveva recuperare i loro capitali, i capitali suoi della famiglia mafiosa, della sua famiglia di sangue, e mi rese ridotto su quanto lei mi ha chiesto, che praticamente Sindona aveva, quando vi fu il crack delle sue banche, canalizzò il denaro delle famiglie mafiose, di quelle che lui gestiva, presso il Banco Ambrosiano di Calvi. E io so, perché ne ero a conoscenza, che era un banco particolare che aveva nel suo statuto delle facoltà di gran lunga superiore a quelle degli altri istituti di credito. E quali vantaggi presentava? Non saprei specificare, me ne hanno parlato dicendo che c'erano dei vantaggi legati alla gestione del denaro in maniera particolare, ma non sono un tecnico, non saprei specificare. Sì. E quali furono le ragioni che determinarono questa scelta, questo cambiamento nel dirottare i fondi che prima erano stati... Ma più che una scelta di Cosa Nostra, è stata una scelta di Sindona, il quale, almeno per quanto mi fu riferito, il quale, avendo degli impegni di carattere economico perché deteneva i soldi di queste famiglie mafiose, quando ebbe il crack li dovette restituire in parte, riuscì a restituire, che aveva delle controllate anche svizzere per quel che mi rammento, e per il resto li canalizzò nel Banco Ambrosiano di Calvi, che era pur sempre di origine cattolica, un banco di origine cattolica. Non saprei dire altro dettagliatamente. Ecco. Lei sa se Sindona abbia rispettato i suoi impegni con Cosa Nostra? Sì, per quanto mi risulta sì. Chi è che sa se Sindona sia stato protetto e in caso positivo da chi è stato protetto e per quale motivo? Sì, dalla famiglia di Santa Maria del Gesù, quella a cui capo era Stefano Bontate, che lo proteggeva. È un debito di riconoscenza per legami legato al trust economico cui erano collegati, ma indubbiamente lo proteggeva Stefano Bontate. Sa se vi sia stata anche una parte della massoneria che abbia fornito delle coperture, un appoggio, un sostegno a Sindona? A Sindona? Sì, certamente. La massoneria cui deriva lui, e quindi quella di Gianfranco Alliata, la massoneria cui aderiva Stefano Bontate, e quindi anche la Camea cui aderiva Giacomino Vitale. Senta, lei sa se Roberto Calvi abbia preso degli impegni con Cosa Nostra, come appartenenti a Cosa Nostra, e se abbia ottemperato ai propri impegni e se abbia o non abbia restituito il denaro che aveva ricevuto? Sempre dalle stesse fonti ho saputo che non aveva onorato l'impegno preso. Quindi non aveva restituito il denaro che gestiva, ecco. Lei sa se Roberto Calvi avesse ottenuto anche del denaro, delle risorse finanziarie tramite lo IOR? Sì. Lo IOR è l'Istituto Opere Religiose, l'Istituto del Vaticano, insomma la Banca del Vaticano, allora che è diretta da Monsignor Marcinkus, e lui gestiva anche parte delle finanze di origine vaticana. Senta,
lei ha indicato tra le sue fonti Giacomo Vitale, Sì. e ha detto che Giacomo Vitale è venuto nel suo studio e le ha comunicato queste cose, le ha fatto sapere molte delle cose che ha sinora riferito. Giacomo Vitale venne appunto perché voleva se io ero in condizione di reperire Licio Gelli, fatto che io non ero in condizione di esitare e di conseguenza gli risposi che non avevo alcuna possibilità. Ma lo scopo che lui si prefiggeva era quello di rientrare dal denaro che era stato consegnato a suo tempo al Banco Ambrosiano di Calvi, per rientrare in possesso, per recuperare quanto da lui auspicato, per sé, per la sua famiglia di sangue e per la famiglia mafiosa di cui faceva parte. Senta, come mai Giacomo Vitale, per raggiungere Gelli, per avere un contatto con Gelli, per mettersi in contatto con Gelli, è venuto proprio da lei? C'erano alcuni... Sì. Sapevo che ero massone e quindi ne avevo avuto la possibilità di conoscere un poco tutti i massoni dell'epoca, soprattutto quelli che erano nelle logge scoperte e coperte. Poi, come è risaputo, nell'80-81 era stata una legge dello Stato italiano che aveva messo fuori legge tutte le logge segrete o cosiddette coperte. Ed è venuto per avere da me qualche suggerimento come poteva reperire Gelli e io non ero in condizione di darglielo, quindi non glielo ho potuto dare. Sì. Lei si era occupato, lei aveva avuto contatti con la P2, aveva organizzato incontri o riunioni della P2? Sì, per quel che mi è dato a rammentare una volta la P2 mi richiese alcuni di mettere a disposizione dei locali che erano nella mia disponibilità e io mi sono prestato in tal senso. Senta, chi era a capo della Grande Loggia Unita d'Inghilterra agli inizi degli anni '80? Fatto nota, il Duca di Kent. E quali erano agli inizi degli anni '80, per quello che le risulta, i rapporti tra la massoneria italiana e quella inglese? Fino al 1970 circa non vi erano rapporti, in quanto la Grande Loggia Unita d'Inghilterra non riconosceva i due orienti, i maggiori orienti italiani, che erano quelli di Piazza del Gesù e quello di Palazzo Giustiniani. Nel 71-72 li riconobbe, tant'è che per un certo periodo credo che si siano anche unificati. Poi successivamente, nel 1993, di nuovo, per un motivo particolare, perché l'allora grande maestro venerabile di Palazzo Giustiniani, Giuliano Di Bernardo, ebbe a rendere al Duca di Kent una relazione in cui parlò di progetti sfragisti che si stavano verificando fra alcuni settori deviati di Palazzo Giustiniani e le organizzazioni criminali italiane. Pertanto il Duca di Kent mise fuori dal grande Oriente internazionale il GOI, cosiddetto GOI, cioè a dire il Palazzo Giustiniani. Gianfranco Agliata quando lo ha conosciuto? Potrei dire da sempre, in quanto io ero socio del Circolo alla Stampa e Gianfranco, eppure essendo giovane, avendo 18 anni, lui frequentava il Circolo alla Stampa, quindi da allora abbiamo avuto alcuni rapporti di frequentazione. E poi era molto amico da mio zio da sempre, quindi l'ho incontrato a casa di mio zio, e lo incontravo anche in alcuni ambienti, tutto al Circolo alla Stampa. Senta, per non incorrere in equivoci, lei ha degli omonimi? Oh? Degli omonimi, cioè esistono altri Gioacchino Pennino? Sì, il mio defunto zio. Che erano combinati con Cosa Nostra? Sì, era capomandamento della famiglia di Brancaccio Ciaculli. Diciamo prima il nome, prima di parlare, in modo che rimanga registrato. Ah sì, avvocato Borzone per la difesa Carboni. Buongiorno. Senta, lei ha parlato della strage di Portella della Ginestra. Sì. E ha detto che il principe Alliata era uno dei mandanti. Sì.
Lei conosce altri mandanti? Io non li conosco, quello che ho saputo da terzi, che c'era Leone Marchesano, Tommaso Leone Marchesano, detto Masino, che anche lui per conto del Partito Monarchico, e l'onorevole Bernardo Mattarella. Lei ha fatto riferimento ad alcuni figli di questi mandanti che sono oggi in posti di particolare responsabilità politica, eccetera. Ma io genericamente ho scritto un libro in cui ho messo che giustamente, ma poi questo mi scusi, ma che cosa ha a che vedere con questo processo, mi perdoni? Quindi lei sa dire chi era il padre mandante della strage di Portella della Ginestra, di questi figli che lei ha indicato essere... Ma io non ho indicato nessun figlio specificamente, ho utilizzato una frase. C'è anche un'interrogazione parlamentare su questo, lei lo saprà. Chiedo scusa, Ma io